Ciao Anna, hai mai comprato una casa prima? Ciao John. Sì, in realtà ho appena comprato la mia prima casa l'anno scorso. È stata una vera avventura. Davvero? È incredibile. Hai usato un agente immobiliare o l'hai trovato tramite un annuncio online? In realtà l'ho trovato tramite un elenco online. Ho passato ore a navigare su diversi siti web e a guardare foto di case. Sembra eccitante. Come facevi a sapere qual era la casa giusta per te? Beh, ho fatto una lista dei miei must-have e dei miei nice-to-have. Quindi, ho ristretto le opzioni in base al mio budget e alle mie preferenze di posizione. È un approccio intelligente. Hai visitato le case di persona prima di prendere una decisione? Sì, sicuramente. Ho fissato degli appuntamenti con i venditori e ho visitato ogni casa per farmi un'idea dello spazio e vedere se corrispondeva alle mie aspettative. Posso immaginare che sia stato un bel processo. Ci sono state difficoltà lungo il percorso? Oh, sicuramente. A volte le case apparivano completamente diverse di persona rispetto alle foto. Era importante prestare attenzione ai dettagli. Capisco come possa essere complicato. Hai negoziato il prezzo con il venditore? Assolutamente. Ho fatto un'offerta inferiore al prezzo richiesto e ho negoziato con il venditore fino a raggiungere un prezzo soddisfacente per entrambi. È impressionante. Hai ricevuto aiuto da professionisti durante il processo di acquisto? Sì, ho assunto un ispettore domestico per assicurarmi che la casa fosse in buone condizioni e non avesse problemi nascosti. È una decisione saggia. Sembra che tu abbia avuto una bella avventura comprando la tua casa. Oh, è stata sicuramente un'avventura, ma alla fine ne è valsa la pena. Amo la mia nuova casa. Sono felice di sentirlo. Sembra che tu abbia imparato molto durante il processo. Assolutamente. L'acquisto di una casa è una decisione importante, ma con un'attenta pianificazione e ricerca può essere un'esperienza gratificante. Lo terrò sicuramente a mente quando deciderò di acquistare una casa in futuro. Grazie per aver condiviso la tua esperienza. Siete i benvenuti. Se hai bisogno di consigli o hai altre domande, non esitare a chiedere. Lo apprezzo. Ti contatterò sicuramente quando sarà il momento. Grazie ancora. Lezione 2. Dilemma della destinazione. Ciao Anna, hai deciso dove andare per la tua prossima vacanza? Ciao John. Non ho ancora deciso. Sto considerando un posto vicino, come la spiaggia. Che mi dici di te? Oh, adoro la spiaggia. Ma sto anche pensando di esplorare una grande città. Non riesco a decidere tra i due. Beh, andare in spiaggia può essere così rilassante. Puoi sdraiarti al sole, nuotare nell'oceano e goderti lo splendido scenario. Sembra incredibile. Mi servirebbe davvero un po' di relax. Ma d'altra parte, esplorare una grande città può essere così eccitante. Ci sono sempre cose nuove da vedere e da fare. Questo è vero in una grande città. Puoi visitare musei,
fare shopping, provare diverse cucine e vivere la vivace vita cittadina. Sì, le opzioni sono infinite. Adoro l'idea di provare cucine diverse e immergermi nella cultura locale. Assolutamente. Provare nuovi cibi è una delle parti migliori del viaggio. Puoi assaggiare sapori che non hai mai provato prima. È così vero. Ma d'altra parte, c'è qualcosa di così rilassante nell'essere in spiaggia, sentire la sabbia tra le dita dei piedi e ascoltare il suono delle onde. Sono completamente d'accordo. La spiaggia ti fa sentire in pace e ti permette di disconnetterti dal mondo frenetico. È esattamente ciò di cui ho bisogno in questo momento, una fuga pacifica. Forse la spiaggia è la scelta perfetta per me. Sembra che potrebbe esserlo. Inoltre, puoi dedicarti ad attività acquatiche come il surf, lo snorkeling o semplicemente fare lunghe passeggiate lungo la riva. Sembra allettante. Posso già immaginarmi mentre mi godo i tramonti e costruisco castelli di sabbia. È un'immagine meravigliosa. Ma non dimenticate la vivace vita notturna della città e la possibilità di incontrare nuove persone e creare ricordi duraturi. Hai ragione, entrambe le opzioni hanno il loro fascino unico. Forse dovrei cercare di trovare una destinazione che combini spiaggia e città. È un'ottima idea. Ci sono alcuni posti che offrono il meglio dei due mondi, dove puoi rilassarti sulla spiaggia durante il giorno ed esplorare le attrazioni della città di notte. Sembra il compromesso perfetto. Sicuramente esaminerò quelle destinazioni. Grazie per il suggerimento. Siete i benvenuti. Spero che troviate la destinazione perfetta che soddisfi tutti i vostri desideri di vacanza. Lo apprezzo. Mi assicurerò di farti sapere dove finirò per andare. Forse puoi unirti anche a me. Sarebbe fantastico. Sono sempre pronto per un'avventura. Fammi sapere e io ci sarò. Grazie, ti terrò aggiornato. Ecco come trovare il luogo perfetto per le vacanze. Lezione 3. Alloggi economici. Ciao Anna, sto programmando un viaggio e ho bisogno di trovare un hotel nel centro. Hai qualche suggerimento per opzioni convenienti ma confortevoli? Ciao John. Certo, posso aiutarti in questo. I prezzi possono variare, ma ci sono alcuni hotel economici nel centro della città che potresti prendere in considerazione. Sarebbe fantastico. Voglio assicurarmi di rispettare il mio budget senza compromettere il comfort o la posizione. Capisco. Un'opzione potrebbe essere quella di controllare i siti web di viaggi online. Spesso offrono tariffe scontate per gli hotel nelle zone popolari. Questa è una buona idea. Sicuramente navigherò su quei siti web e confronterò i prezzi. Hai altri suggerimenti? Un'altra opzione è prendere in considerazione la possibilità di soggiornare in un ostello o in una pensione. Di solito sono più convenienti e possono comunque offrire un soggiorno confortevole. Ho sentito parlare degli ostelli, ma non sono sicuro che siano adatti a me. Sono sicuri e puliti? Sì, molti ostelli dispongono di camere private, quindi puoi comunque avere il tuo spazio.
E la maggior parte degli ostelli dà priorità alla pulizia e alla sicurezza. Questo è buono a sapersi. Lo terrò a mente come alternativa. Qualche altro consiglio per trovare un alloggio a prezzi accessibili? Un altro consiglio è quello di considerare di stare leggermente fuori dal centro della città. Gli hotel in periferia sono spesso più economici e puoi comunque accedere facilmente alle principali attrazioni con i mezzi pubblici. È un'idea intelligente. Mi aiuterebbe a risparmiare un po' di soldi pur trovandomi in una posizione comoda. Darò un'occhiata anche a quello. Ottimo! Sono lieto di aver potuto aiutare. Ricordati di leggere le recensioni e di controllare i servizi offerti dagli hotel che consideri. In questo modo, puoi prendere una decisione informata. Assolutamente. Mi assicurerò di leggere le recensioni e verificare i servizi che sono importanti per me, come la connessione Wi-Fi gratuita o la colazione. Scelta saggia. Effettuando una ricerca approfondita, puoi trovare un hotel che soddisfi le tue esigenze e si adatti perfettamente al tuo budget. Grazie per tutti i suggerimenti. Ora mi sento più fiducioso nel trovare un hotel economico ma in posizione centrale. Lezione 4. Lista della spesa e divisione delle attività. Ciao Anna, penso che sia ora di fare la spesa. Ottimo. Prepariamo una lista della spesa e dividiamo i compiti allora. Ciao John. Sembra un piano. Possiamo iniziare facendo un elenco di tutti gli articoli di cui abbiamo bisogno. Hai carta e penna? Ho una penna, ma dovrò trovare della carta. Nel frattempo, perché non inizi a pensare agli elementi che dovremmo includere? Certo. Cominciamo con le basi come frutta, verdura, latticini e carne. Possiamo anche aggiungere prodotti di base per la dispensa come riso, pasta e prodotti in scatola. Buona idea, dovremmo includere anche prodotti per la pulizia, articoli da toeletta e qualsiasi altro articolo per la casa di cui potremmo aver bisogno. Assolutamente. E non dimentichiamo snack e bevande, come patatine, biscotti e bevande per quando vogliamo rilassarci. Giusto. Assicuriamoci di coprire tutti i nostri pasti, inclusi colazione, pranzo e cena. Possiamo aggiungere cereali, pane, uova e altri prodotti essenziali per la colazione. Questo è un buon punto. Dovremmo anche considerare eventuali esigenze o preferenze dietetiche particolari, in modo da poter includere opzioni adeguate. Sicuramente. Una volta pronto l'elenco, possiamo dividere i compiti. Che ne dici di occuparti della sezione dedicata ai prodotti e ai prodotti lattiero-caseari? Suona bene. Mi occuperò della selezione di frutta fresca, verdura e latticini. E perché non ti occupi della carne e degli articoli della dispensa? Certo, posso farlo. Mi assicurerò di scegliere carne di buona qualità e di fare scorta di prodotti essenziali per la dispensa come riso, pasta e prodotti in scatola. Perfetto, dobbiamo anche pensare agli articoli non alimentari. Che ne dici se mi occupo dei prodotti per la pulizia e degli articoli da toeletta? Per me funziona. E mi occuperò di tutti gli altri articoli per la casa di cui abbiamo bisogno, come lampadine o batterie. Sembra un piano. Una volta finiti gli acquisti, possiamo incontrarci e dividere il conto di conseguenza. Assolutamente. Conserveremo le ricevute e divideremo le spese totali tra di noi. In questo modo, è equo e trasparente.
Concordato. È importante tenere traccia delle nostre spese e assicurarci che entrambi contribuiamo allo stesso modo. Esattamente. È tutta una questione di lavoro di squadra e cooperazione. Possiamo sostenerci a vicenda e rendere più efficiente il processo di acquisto. Sicuramente. È sempre più divertente e produttivo quando lavoriamo insieme. Cominciamo con quella lista della spesa. Assolutamente. Vado a cercare della carta e possiamo iniziare ad annotare gli oggetti che ci servono. Sarà un viaggio di shopping di successo. Sono emozionata. Assicuriamoci di coprire tutto ciò che è sulla nostra lista e di goderci il processo. Buon acquisto, partner. Grazie, apprezzo il tuo entusiasmo. Facciamo in modo che questa sia un'esperienza di acquisto produttiva e piacevole. Ecco una lista della spesa ben preparata. Lezione 5. Suggerimenti e raccomandazioni per gli acquisti. Ciao Anna, ho intenzione di andare a fare shopping oggi. Ho alcuni articoli nella mia lista, ma sono aperto a suggerimenti. Naturalmente, terrò d'occhio anche quelli. Ciao John. È grandioso fare acquisti, può essere divertente, soprattutto quando scopri nuovi articoli. Fammi sapere cosa c'è nella tua lista e vedrò se ho qualche consiglio per te. Certo. Devo comprare dei vestiti nuovi per la prossima stagione. Sto cercando opzioni comode ma eleganti. Sembra eccitante. Hai mai pensato di dare un'occhiata ad alcuni negozi dell'usato o dell'usato? Spesso hanno capi di abbigliamento unici e convenienti. È un'ottima idea. Non ho pensato ai negozi dell'usato, ma sono decisamente disponibile a trovarvi delle gemme nascoste. Potresti rimanere sorpreso da ciò che puoi trovare. I negozi dell'usato sono un ottimo modo per aggiungere personalità al tuo guardaroba senza spendere una fortuna. Mi piace l'idea di aggiungere dei pezzi unici al mio guardaroba. Darò sicuramente una possibilità ai negozi dell'usato. Altri consigli per lo shopping? Un altro consiglio è quello di tenere d'occhio le vendite e gli sconti. Molti negozi offrono saldi stagionali o di liquidazione, che possono aiutarti a risparmiare denaro. Questo è un buon punto. Mi assicurerò di controllare eventuali vendite o promozioni in corso prima di effettuare i miei acquisti. Inoltre, non dimenticare di provare le cose prima di acquistarle. È importante assicurarsi che i vestiti si adattino bene e siano comodi. Assolutamente. Provare i vestiti è fondamentale per garantire una buona vestibilità. Mi prenderò del tempo e mi assicurerò che i vestiti che scelgo siano della taglia giusta. E se stai cercando marchi o articoli specifici, puoi anche prendere in considerazione l'acquisto online. Molti siti web offrono una vasta gamma di opzioni e la consegna avviene direttamente a casa tua. Lo shopping online è conveniente, soprattutto quando cerchi qualcosa di specifico. Lo terrò a mente se non riesco a trovare ciò di cui ho bisogno nei negozi fisici. Questo è un buon approccio. Lo shopping online apre un intero mondo di possibilità. Ricorda solo di leggere le recensioni e controllare le informazioni sulle taglie prima di effettuare un acquisto. Assolutamente. Farò le mie ricerche e prenderò decisioni informate. Grazie per i consigli e le raccomandazioni per gli acquisti. Lo apprezzo. Lezione 6. Esprimere l'individualità.
Ciao Anna, ho pensato ai diversi modi in cui possiamo esprimere la nostra individualità. Non è affascinante come possiamo mostrare la nostra unicità attraverso vari mezzi? Ciao John. Assolutamente. È meraviglioso vedere come ogni persona abbia il proprio stile, i propri interessi e i propri talenti. Aggiunge sicuramente emozione alla vita. Sicuramente. È sempre emozionante esplorare diverse strade per esprimerci. Che si tratti di moda, hobby o persino del modo in cui decoriamo i nostri spazi abitativi. Assolutamente. La moda è un ottimo modo per mostrare la nostra individualità. Gli abiti che indossiamo possono riflettere la nostra personalità e affermare chi siamo. Questo è vero, credo che la moda sia una forma d'arte e possiamo usarla per esprimere la nostra creatività e il nostro gusto personale. È come indossare la nostra personalità all'esterno. Non potrei essere più d'accordo. Anche i nostri hobby e interessi svolgono un ruolo significativo nell'esprimere la nostra individualità. Ad esempio, se abbiamo una passione per la fotografia, possiamo catturare il mondo attraverso il nostro obiettivo unico. Esattamente. I nostri hobby forniscono uno sbocco per esprimerci e ci permettono di esplorare i nostri interessi. Che si tratti di dipingere, suonare uno strumento o persino cucinare, queste attività riflettono la nostra individualità. Assolutamente. E non dimentichiamo il modo in cui decoriamo i nostri spazi abitativi. La nostra scelta di colori, mobili e opere d'arte può creare un'atmosfera unica che rappresenta il nostro stile personale. Questo è un ottimo punto. I nostri spazi abitativi sono un'estensione di noi stessi e dovrebbero riflettere i nostri gusti e preferenze. È come creare il nostro piccolo mondo. Sicuramente. Un altro modo per esprimere l'individualità è attraverso i libri che leggiamo e i film che guardiamo. Queste scelte possono fornire informazioni sui nostri interessi e valori. Sono d'accordo, le storie in cui scegliamo di immergerci possono dare forma alle nostre prospettive e accendere la nostra immaginazione. È come una finestra sulla nostra anima. Assolutamente. E non dimentichiamo il potere delle nostre parole. Il modo in cui comunichiamo, il linguaggio che usiamo e le idee che esprimiamo contribuiscono tutti alla nostra individualità. Hai ragione, le nostre parole hanno la capacità di ispirare, influenzare e avere un impatto duraturo. Sono un riflesso dei nostri pensieri ed esperienze unici. Infatti, è affascinante come ogni individuo abbia la propria storia da raccontare. Le nostre esperienze, sfide e trionfi ci rendono ciò che siamo e condividere queste storie è un altro modo per esprimere la nostra individualità. Assolutamente. Le nostre storie sono parte di noi e, condividendole, apriamo nuove strade di connessione e comprensione. È un modo meraviglioso per celebrare la nostra individualità. Lo è davvero. Abbracciare la nostra individualità non solo porta gioia nella nostra vita, ma arricchisce anche la vita di coloro che ci circondano. È un dono che possiamo condividere con il mondo. Ben detto. La nostra individualità è ciò che ci rende unici e speciali. Continuiamo a esplorare ed esprimerci in modi diversi, celebrando la bellezza della nostra individualità. Lezione 7. Celebrare le occasioni speciali. Ciao Anna, stavo pensando a quanto sia importante celebrare e riconoscere le occasioni speciali. Assolutamente sì, assicuriamoci che si sentano apprezzati e valorizzati nel loro giorno speciale.
Ciao John. Non potrei essere più d'accordo. Celebrare occasioni speciali ci permette di mostrare il nostro amore e apprezzamento per le persone della nostra vita. È un modo meraviglioso per farle sentire speciali. Sicuramente. I compleanni, gli anniversari e altri traguardi ci danno l'opportunità di esprimere la nostra gratitudine e creare ricordi duraturi. È importante far sì che questi momenti contino. Assolutamente. Un modo per festeggiare è fare regali premurosi. Ciò che conta non è il valore materiale, ma piuttosto il sentimento alla base del regalo. Questo è vero, un regalo ben pensato dimostra che abbiamo dedicato impegno e considerazione alla scelta di qualcosa di significativo. È un modo per dimostrare il nostro amore e apprezzamento. E non dimentichiamo il potere delle parole. Inviare messaggi sinceri, scrivere un biglietto premuroso o persino dedicare una poesia può avere un impatto significativo. Hai ragione, le parole hanno la capacità di toccare il cuore e trasmettere le nostre emozioni più profonde. È un modo meraviglioso per far sapere a qualcuno quanto sono importanti per noi. Assolutamente. Un altro modo per festeggiare è trascorrere del tempo insieme. Pianificare una gita speciale o organizzare un incontro ci consente di creare ricordi preziosi. Questo è vero, il tempo è un dono prezioso e dedicarlo a qualcuno nel suo giorno speciale dimostra quanto apprezziamo la sua presenza nella nostra vita. Si tratta di creare esperienze indimenticabili. Infatti, le celebrazioni offrono anche l'opportunità di concedersi cibi e bevande deliziosi. Che si tratti di un pasto fatto in casa o di cenare in un ristorante preferito, contribuisce a creare un'atmosfera festosa. Assolutamente. Il cibo ha un modo per unire le persone e creare un'atmosfera gioiosa. È un modo per celebrare non solo l'occasione, ma anche le gioie della vita stessa. E non dimentichiamo l'importanza delle sorprese. Pianificare qualcosa di inaspettato, come una festa a sorpresa o un piccolo gesto, può rendere l'occasione ancora più memorabile. Hai assolutamente ragione. Le sorprese aggiungono un elemento di eccitazione e attesa alla celebrazione. Dimostrano che abbiamo fatto il possibile per rendere la giornata di qualcuno davvero speciale. Sicuramente. Infine, è importante ricordare che le celebrazioni non si limitano alle grandi occasioni. Anche i momenti e le conquiste quotidiane meritano riconoscimento e apprezzamento. Questo è un ottimo punto. Celebrare le piccole vittorie e le pietre miliari della vita ci ricorda di trovare gioia nelle piccole cose e di apprezzare il viaggio. Assolutamente. Quindi, facciamo uno sforzo consapevole per celebrare le persone e i momenti che portano felicità nella nostra vita. Tutti meritano di sentirsi amati e apprezzati nel loro giorno speciale. Non potrei essere più d'accordo. Assicuriamoci di creare celebrazioni significative che lasciano un'impressione duratura. Grazie per la conversazione approfondita. Lezione 8. Esplorando città vivaci. Ciao Anna, ho fatto ricerche su diverse città da visitare e sono propenso per Londra. Sembra una città così vivace e storica. Ciao John. Londra è una scelta fantastica. È una città che offre una miscela unica di storia, cultura e modernità. C'è così tanto da esplorare e da vivere lì. Assolutamente. Ho sentito che Londra ha una ricca storia, con monumenti iconici come la Torre di Londra e Buckingham Palace. Sarebbe incredibile vederli di persona.
Sì, quei monumenti sono davvero magnifici. Ma Londra non è solo storia. È anche un centro per l'arte e la cultura. Puoi visitare musei di fama mondiale come il British Museum o la Tate Modern. Questo è vero, la scena artistica di Londra è rinomata e mi piacerebbe immergermi nella vibrante atmosfera artistica. È una città che alimenta la creatività e l'innovazione. Sicuramente. E non dimentichiamo la variegata scena culinaria di Londra. Dai tradizionali pub britannici alla cucina internazionale, c'è qualcosa per soddisfare ogni palato. Non vedo l'ora di provare il famoso fish and chips ed esplorare i mercati alimentari locali. Londra è nota per le sue delizie culinarie e non vedo l'ora di assaporare i sapori della città. Sembra delizioso. Un'altra cosa bella di Londra è la sua scena teatrale. Il West End ospita produzioni di livello mondiale e guardare uno spettacolo teatrale o un musical sarebbe un'esperienza indimenticabile. Assolutamente. Il West End è famoso per le sue performance di alto livello e mi piacerebbe assistere alla magia del teatro dal vivo in un ambiente così iconico. È una tappa obbligata a Londra. E non dimentichiamo i bellissimi parchi e spazi verdi. Hyde Park e Kensington Gardens sono perfetti per una piacevole passeggiata o un picnic in una giornata di sole. Sembra meraviglioso. Esplorare i parchi sarebbe un ottimo modo per godersi la natura e prendersi una pausa dalla vivace atmosfera della città. Londra offre davvero una vasta gamma di esperienze. Assolutamente. È una città in cui la tradizione incontra l'innovazione e succede sempre qualcosa di nuovo ed eccitante. Non sarai mai a corto di cose da vedere e da fare a Londra. Non vedo l'ora di immergermi nella vibrante energia della città e di vivere la miscela unica di storia, cultura e modernità. Londra sembra un posto che ha tutto. Sicuramente sì. Londra ha un fascino che affascina i visitatori di tutto il mondo. Sono sicuro che ti divertirai moltissimo ad esplorare la città e a creare ricordi indimenticabili. Grazie, apprezzo le tue intuizioni e il tuo entusiasmo per Londra. Non vedo l'ora di imbarcarmi in questa avventura e scoprire le meraviglie della città. Lezione 9. Richieste persuasive. Ciao Anna, stavo pensando a come fare una richiesta persuasiva. È importante disporre di prove a sostegno della richiesta. Assolutamente sì, assicuriamoci di avere gli strumenti giusti per presentare un caso convincente. Ciao John. Non potrei essere più d'accordo. Quando si effettua una richiesta, disporre di prove concrete e argomentazioni a sostegno può aumentare significativamente le possibilità di successo. Si tratta di presentare un caso convincente. Sicuramente. Un modo per supportare la tua richiesta è fornire dati e statistiche pertinenti. I numeri possono aiutarti a illustrare l'importanza o l'impatto di ciò che chiedi. Questo è vero, i dati possono aggiungere credibilità e dimostrare la necessità della tua richiesta. È importante trovare fonti affidabili e presentare le informazioni in modo chiaro e conciso. Assolutamente. Un altro modo per supportare la tua richiesta è condividere esperienze o aneddoti personali. Le storie di vita reale possono creare una connessione emotiva ed evidenziare il significato della tua richiesta. Hai ragione, le esperienze personali aggiungono un tocco umano alla tua richiesta e possono renderla più riconoscibile.
Aiuta gli altri a capire perché la tua richiesta è importante a un livello più profondo. Questo è un ottimo punto. Inoltre, fornire esempi o casi di studio può essere convincente. Dimostra che la tua richiesta è stata accolta in situazioni o contesti simili. Sicuramente. Esempi e casi di studio dimostrano la fattibilità e i potenziali risultati positivi della tua richiesta. Dà agli altri la fiducia necessaria per sostenere ciò che chiedi. Assolutamente. Un altro modo efficace per supportare la tua richiesta è mostrare testimonianze o approvazioni. Se riesci a ottenere il sostegno di persone o organizzazioni rispettate, aumenta la credibilità della tua causa. Questo è vero, le testimonianze e le approvazioni forniscono prove sociali e dimostrano che gli altri credono nel valore della tua richiesta. È un modo efficace per ottenere supporto e influenzare le decisioni. Hai assolutamente ragione. Inoltre, è importante anticipare e risolvere eventuali obiezioni o dubbi. Rispondendo in modo proattivo alle domande o fornendo soluzioni, puoi alleviare i dubbi e aumentare le possibilità di una risposta positiva. Sicuramente. Essere pronti a rispondere alle obiezioni dimostra che hai pensato bene alla tua richiesta e ti sei impegnato a trovare soluzioni. Dimostra la tua dedizione e aumenta la probabilità di un risultato favorevole. Assolutamente. Infine, è importante mantenere un tono rispettoso e persuasivo durante tutta la richiesta. Usa un linguaggio chiaro, conciso ed educato. Si tratta di presentare un argomento convincente tenendo conto del punto di vista altrui. Questo è un ottimo punto. Comunicare con rispetto e scegliere le parole giuste può fare una differenza significativa nel modo in cui la richiesta viene ricevuta. Dimostra che apprezzi le opinioni e le preoccupazioni degli altri. Grazie, apprezzo le tue intuizioni su come fare richieste persuasive. Con le prove giuste e un approccio ponderato, possiamo aumentare le nostre possibilità di ottenere una risposta positiva. Lezione 10. Padronanza della gestione del tempo. Ciao Anna, stavo pensando di migliorare le mie capacità di gestione del tempo. È fondamentale sfruttare al meglio la nostra giornata. Ciao John. La gestione del tempo è davvero essenziale. Ci aiuta a rimanere organizzati, a essere più produttivi e a raggiungere i nostri obiettivi. Quali strategie stai considerando? Ho letto che stabilire priorità chiare e creare una lista di cose da fare può essere utile. Conoscendo quali sono le attività più importanti, possiamo concentrarci su di esse e assicurarci che vengano eseguite. È un ottimo inizio. Dare priorità alle attività ci consente di allocare il nostro tempo e le nostre energie in modo efficace. Si tratta di distinguere tra ciò che è urgente e ciò che è importante. Assolutamente. Un'altra strategia è eliminare le distrazioni. Riducendo al minimo le interruzioni come le notifiche telefoniche o i social media, possiamo rimanere concentrati e completare le attività in modo più efficiente. Hai ragione, le distrazioni possono consumare una notevole quantità di tempo. Creare un ambiente di lavoro favorevole e stabilire dei limiti può aiutarci a rimanere sulla buona strada. Questo è vero, un'altra tecnica che ho incontrato è la tecnica del pomodoro. Implica il lavoro a raffiche brevi, in genere 25 minuti, seguite da una breve pausa. Aiuta a mantenere la concentrazione e la produttività. È una tecnica eccellente. Suddividere il nostro lavoro in parti gestibili può aumentare la nostra produttività e prevenire il burnout. Si tratta di trovare un ritmo che funzioni per noi.
Assolutamente. Ho anche scoperto che delegare compiti quando possibile può essere utile. Assegnando determinate responsabilità ad altri, possiamo liberare il nostro tempo per lavori più importanti o strategici. Questo è un ottimo punto. La delega non solo aiuta a distribuire il carico di lavoro, ma ci consente anche di sfruttare i punti di forza e le competenze degli altri. Si tratta di lavorare in modo più intelligente, non di più. Sicuramente. Un altro aspetto della gestione del tempo è la pianificazione. Assegnando fasce orarie specifiche per diverse attività, possiamo garantire che alle attività importanti venga data l'attenzione che meritano. Hai assolutamente ragione. La pianificazione aiuta a creare una struttura e impedisce che le attività falliscano. Inoltre ci aiuta a sfruttare al massimo le nostre ore produttive. Assolutamente. Inoltre, è importante fare delle pause regolari e ricaricarsi. Allontanarsi dal lavoro per un breve periodo può effettivamente aumentare la nostra produttività e creatività al nostro ritorno. Questo è vero, le pause non sono una perdita di tempo, sono necessarie per il nostro benessere e la lucidità mentale. È importante trovare il giusto equilibrio tra lavoro e riposo. Hai assolutamente ragione. Un'altra tecnica che ho trovato utile è la matrice di Eisenhower. Implica la classificazione delle attività in base alla loro urgenza e importanza, aiutandoci a stabilire le priorità in modo efficace. È una tecnica eccellente. La matrice di Eisenhower ci aiuta a prendere decisioni informate su come impieghiamo il nostro tempo e le nostre energie. Si tratta di essere intenzionali e strategici. Sicuramente. Infine, è importante rivedere e riflettere regolarmente sulle nostre pratiche di gestione del tempo. Identificando ciò che funziona e ciò che deve essere migliorato, possiamo affinare il nostro approccio e diventare più efficienti. Hai assolutamente ragione. Il miglioramento continuo è fondamentale quando si tratta di gestione del tempo. Si tratta di adattare e trovare strategie in linea con le nostre esigenze e preferenze individuali. Grazie, apprezzo le tue intuizioni sulla gestione del tempo. Con queste strategie in mente, sono sicuro di poter sfruttare al meglio la mia giornata e raggiungere i miei obiettivi. Lezione 11. Elementi essenziali per il viaggio. Ciao Anna, stavo pensando al nostro prossimo viaggio. Questo è comodo. Non dimenticare di portare la patente di guida e la carta di credito. Ciao John. Assolutamente, gli elementi essenziali per il viaggio sono fondamentali. Mi assicurerò di mettere in valigia la patente di guida e la carta di credito, tra le altre cose. Quali altri articoli consideri essenziali? Bene, un passaporto valido è sicuramente un must quando si viaggia all'estero. È importante controllarne la data di scadenza e assicurarsi che sia valido per tutta la durata del nostro viaggio. Questo è vero, un passaporto valido è essenziale per i viaggi internazionali. Mi assicurerò di controllarne la data di scadenza e di rinnovarla se necessario. Che mi dici dell'assicurazione di viaggio? L'assicurazione di viaggio è una buona idea, soprattutto per viaggi più lunghi o quando si visitano destinazioni sconosciute. Fornisce copertura per eventi imprevisti come emergenze mediche o cancellazioni di viaggi. Hai ragione, l'assicurazione di viaggio può offrire tranquillità e protezione finanziaria. Cercherò di acquistare una polizza assicurativa di viaggio prima del nostro viaggio. Ottimo. Un altro elemento importante da portare è un adattatore universale. Ci consente di caricare i nostri dispositivi elettronici in diversi paesi con diverse prese di corrente. Questo è essenziale.
soprattutto perché diversi paesi hanno diversi tipi di prese. Mi assicurerò di mettere in valigia un adattatore universale in modo da poter mantenere carichi i nostri dispositivi. Sicuramente. È anche una buona idea avere una copia del nostro itinerario di viaggio e documenti importanti come prenotazioni alberghiere, biglietti aerei e informazioni di contatto. Ci aiuta a rimanere organizzati. Questo è un ottimo punto. Avere una copia cartacea o digitale del nostro itinerario e di documenti importanti può essere molto utile, soprattutto se riscontriamo problemi durante il nostro viaggio. Assolutamente. Un altro elemento essenziale è una borsa da viaggio o una valigia affidabile. Dovrebbe essere resistente, sicuro e in grado di ospitare comodamente tutti i nostri effetti personali. Hai ragione, una buona borsa o valigia da viaggio è essenziale per un'esperienza di viaggio senza intoppi. Mi assicurerò di sceglierne una che soddisfi le nostre esigenze e offra spazio sufficiente. Questo è importante. Inoltre, non dimenticare di mettere in valigia tutti i farmaci, gli articoli da toeletta e gli articoli per la cura personale necessari. È sempre meglio averli a portata di mano durante il nostro viaggio. Sicuramente. Farò una lista di tutti i farmaci e gli articoli per la cura personale che devo portare. È importante essere preparati e avere tutto ciò di cui abbiamo bisogno durante il viaggio. Assolutamente. Infine, è una buona idea fare qualche ricerca sui costumi, le tradizioni locali e le norme culturali specifiche del luogo che stiamo visitando. Ci aiuta a navigare e a rispettare la cultura locale. Questo è vero, conoscere i costumi e le norme culturali locali può aiutarci a vivere un'esperienza di viaggio più arricchente e rispettosa. Mi assicurerò di fare qualche ricerca in anticipo. Grazie, apprezzo le tue opinioni sugli elementi essenziali del viaggio. Con questi elementi in mente, possiamo avere un viaggio tranquillo e piacevole. Lezione 12. Fare scelte intelligenti. Salve Anna, stavo esaminando le nostre opzioni per il prossimo evento. Le opzioni con tempistiche convenienti e sensate sono importanti. Ciao John. Assolutamente. Fare scelte intelligenti è fondamentale. È importante considerare vari fattori nella scelta dell'opzione migliore. Quali aspetti specifici stai esaminando? Beh, un fattore importante è la posizione. Dovrebbe essere facilmente accessibile e preferibilmente vicino ai trasporti pubblici. In questo modo, è conveniente per tutti i partecipanti. Questo è vero, la facile accessibilità e la vicinanza ai trasporti pubblici sono fattori chiave. Garantisce che i partecipanti possano raggiungere la sede senza troppi problemi. Sicuramente. Un altro fattore da considerare è il costo. Dovremmo confrontare diverse opzioni e scegliere quella che offre il miglior rapporto qualità-prezzo per il nostro budget. Hai ragione, l'efficacia in termini di costi è importante. Dobbiamo valutare i servizi o i vantaggi offerti da ciascuna opzione e determinare se sono in linea con il nostro budget. Assolutamente. È anche importante considerare la reputazione e le recensioni dei fornitori o degli organizzatori. Feedback e consigli positivi possono darci fiducia nella nostra scelta. Questo è un ottimo punto. Il controllo delle recensioni e delle testimonianze può fornire informazioni preziose sulla qualità e l'affidabilità del servizio o dell'evento. Ci aiuta a prendere una decisione informata. Sicuramente. Inoltre, il tempismo gioca un ruolo cruciale. Dovremmo considerare le date e il programma dell'evento per assicurarci che non sia in conflitto con altri impegni.
Hai ragione, considerare la nostra disponibilità e qualsiasi altro impegno è importante per evitare sovrapposizioni di orari. Ci consente di impegnarci appieno e di usufruire dell'opzione scelta. Questo è vero. Un altro aspetto da considerare è l'esperienza o il valore complessivo che otterremo dall'evento o dal servizio. Dovremmo valutare se è in linea con i nostri obiettivi e le nostre aspettative. Assolutamente. È importante valutare i potenziali benefici e risultati. L'evento o il servizio ci fornirà conoscenze preziose, opportunità di networking o crescita personale. Sicuramente. Vale anche la pena considerare eventuali funzionalità o vantaggi aggiuntivi offerti dalle opzioni. A volte, alcuni extra o bonus possono migliorare l'esperienza complessiva. Questo è un ottimo punto. Le funzionalità bonus o le offerte speciali possono aggiungere valore all'opzione scelta. Dovremmo valutare se sono in linea con le nostre preferenze e migliorano l'esperienza complessiva. Assolutamente. Infine, dovremmo fidarci del nostro intuito. A volte, anche se tutti i fattori sembrano favorevoli, il nostro istinto può guidarci verso la scelta migliore. Hai ragione, l'intuizione può svolgere un ruolo significativo nel processo decisionale. Dovremmo ascoltare i nostri istinti e scegliere l'opzione che ci sembra giusta. Grazie, apprezzo le tue intuizioni su come fare scelte intelligenti. Tenendo conto di questi fattori, possiamo selezionare l'opzione più adatta alle nostre esigenze. Lezione 13. Accensione. Considera la durata della batteria. Ciao Anna, sto facendo ricerche sugli smartphone e sono indeciso tra due modelli. Entrambi hanno ottime funzionalità, ma non sono sicuro di quale scegliere. Cosa ne pensi? Ciao John. La scelta di uno smartphone può essere difficile. Oltre alle funzionalità, hai considerato la durata della batteria di ciascun modello? Questo è un buon punto. Voglio un telefono che possa durare tutto il giorno senza dover essere ricaricato costantemente. Assolutamente. La durata della batteria è fondamentale per un'esperienza utente senza interruzioni. Hai verificato le specifiche di entrambi i telefoni per quanto riguarda la capacità della batteria? Sì, ho confrontato le dimensioni della batteria, ma non sono sicuro di come si traduca in utilizzo effettivo. Esiste un modo per stimare le prestazioni della batteria? Un modo per misurare la durata della batteria è controllare la potenza nominale in mAh. In genere, un valore di mAh più elevato indica una batteria più duratura. Ah, capisco. Quindi, più alto è il numero di mAh, più a lungo durerà la batteria. Questo è buono a sapersi. Cos'altro devo considerare per quanto riguarda la durata della batteria? Oltre alla valutazione in fattori come la luminosità dello schermo, l'utilizzo delle app e la connettività di rete possono influire sul consumo della batteria. Vale la pena considerare anche quelli. Questo ha senso. Terrò a mente questi fattori mentre prenderò la mia decisione. C'è qualcos'altro a cui dovrei prestare attenzione? Un altro aspetto da considerare sono le funzionalità di risparmio energetico del telefono. Alcuni modelli offrono impostazioni di ottimizzazione della batteria o modalità a basso consumo per prolungare la durata della Ah, batteria. questo è un ottimo punto. La disponibilità di funzioni di risparmio energetico può aiutare in modo significativo a massimizzare l'utilizzo della batteria. Mi assicurerò di controllare anche quello. Grazie. Siete i benvenuti. È sempre importante considerare tutti gli aspetti prima di prendere una decisione.
La durata della batteria è un fattore cruciale per un'esperienza senza interruzioni con lo smartphone. Sono completamente d'accordo. Un telefono con ottime funzionalità ma una scarsa durata della batteria può essere frustrante. Apprezzo il tuo contributo nell'aiutarmi a prendere una decisione ben informata. Lezione 14. Equilibrare lavoro e vita personale. Ciao Anna, dopo il lavoro, cercherò di allenarmi di soppiatto e poi rilassarmi. Che ne dici di te? Qualche programma per la serata? Ciao John. Sembra un ottimo piano. Quanto a me, sto pensando di leggere qualcosa e magari provare una nuova ricetta per la cena. Sembra meraviglioso. È importante trovare il tempo per attività che ci aiutino a rilassarci e ringiovanire dopo una lunga giornata di lavoro. Come riesci a conciliare la tua vita personale con le tue responsabilità professionali? Trovare un equilibrio tra lavoro e vita personale può essere difficile, ma è essenziale per il nostro benessere generale. Mi impegno a dare priorità alla cura di me stesso e a pianificare i miei impegni di conseguenza. Stabilendo dei limiti e gestendo il mio tempo in modo efficace, posso allocare slot dedicati sia per il lavoro che per le attività personali. È impressionante. Stabilire dei limiti e gestire il tempo in modo efficace sono strategie chiave per mantenere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata. Ci consente di dare il meglio sul lavoro pur avendo tempo per noi stessi e per i nostri cari. Assolutamente. È fondamentale evitare il burnout e assicurarci di avere tempo per attività che ci portino gioia e relax. Incorporando queste attività nella nostra routine, possiamo ricaricarci ed essere più produttivi a lungo termine. Non potrei essere più d'accordo. Impegnarsi in attività come allenamenti, hobby o trascorrere del tempo di qualità con i propri cari può aiutarci a ridurre lo stress e migliorare il nostro benessere generale. È importante dedicare tempo a ciò che conta per noi. Sicuramente. Dedicando consapevolmente del tempo alle attività che ci portano felicità e soddisfazione, possiamo migliorare il nostro equilibrio tra lavoro e vita privata e condurre una vita complessivamente più soddisfacente. Si tratta di trovare ciò che funziona meglio per noi Hai individualmente. assolutamente ragione. La definizione di equilibrio tra lavoro e vita privata può variare ed è importante trovare ciò che funziona meglio per noi personalmente. Si tratta di dare priorità al nostro benessere e fare scelte consapevoli in linea con i nostri valori e obiettivi. Precisamente. L'equilibrio tra lavoro e vita privata è un processo continuo di autoconsapevolezza e adattamento. Ci impone di valutare periodicamente le nostre priorità e apportare le modifiche necessarie per assicurarci di vivere una vita appagante ed equilibrata. Ben detto. È un viaggio che dura tutta la vita per trovare l'armonia tra la nostra vita professionale e quella personale. Consapevoli delle nostre scelte e compiendo sforzi intenzionali, possiamo creare un equilibrio tra lavoro e vita privata sostenibile e soddisfacente. Assolutamente. È un viaggio che dobbiamo intraprendere e continuare a percorrere per tutta la vita. Rimanendo in sintonia con le nostre esigenze e facendo scelte consapevoli, possiamo raggiungere un senso di equilibrio e condurre una vita più appagante in generale. Grazie per aver condiviso le tue opinioni. È sempre utile scambiare idee e imparare dalle reciproche esperienze. Continuiamo a dare priorità al nostro benessere e a lottare per un sano equilibrio tra lavoro e vita privata. Lezione 15. Suggerimenti per la pianificazione del viaggio. Ciao Anna, stavo pensando di pianificare la mia prossima vacanza. Avete consigli su come trovare buone offerte online o dovrei prendere in considerazione l'idea di rivolgermi a un'agenzia di viaggi? Ciao John. Pianificare una vacanza può essere emozionante. Quando si tratta di trovare buoni affari,
Sia le piattaforme online che le agenzie di viaggio hanno i loro vantaggi. Dipende dalle tue preferenze e dal livello di convenienza che cerchi. Questo ha senso. Apprezzo la comodità delle piattaforme online, ma sono anche disponibile a valutare l'opzione di un agente di viaggio in grado di offrire un'assistenza personalizzata. Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di un'agenzia di viaggi? L'utilizzo di un agente di viaggio può essere utile. Hanno accesso a offerte e sconti esclusivi e la loro esperienza può aiutarti a navigare tra varie opzioni. Possono anche fornire consigli in base alle tue preferenze e al tuo budget. Sembra fantastico. Avere qualcuno con esperienza che mi guidi nel processo di pianificazione e assicurarmi di ottenere le migliori offerte è sicuramente allettante. D'altra parte, quali vantaggi offrono le piattaforme online? Le piattaforme online offrono comodità e flessibilità. Hai la libertà di esplorare più opzioni al tuo ritmo e confrontare i prezzi. Inoltre, molti siti web forniscono recensioni e valutazioni dei clienti per aiutarti a prendere decisioni informate. Capisco. La possibilità di confrontare i prezzi e leggere le recensioni direttamente sulle piattaforme online è davvero vantaggiosa. Consente un processo decisionale più indipendente. Ci sono suggerimenti che puoi condividere per trovare buoni affari online? Certamente. Quando si cercano offerte online, è essenziale essere flessibili con le date e le destinazioni di viaggio. Anche l'impostazione degli avvisi sui prezzi e la navigazione in modalità di navigazione in incognito possono aiutarti a trovare i prezzi migliori. Inoltre, prenotare in anticipo o durante le stagioni non di punta può consentire risparmi Questi sono significativi. consigli preziosi. La flessibilità nelle date e nelle destinazioni di viaggio offre maggiori possibilità e l'utilizzo degli avvisi sui prezzi e della modalità di navigazione in incognito può aiutarmi a rimanere informato ed evitare fluttuazioni dei prezzi. Lo terrò a mente. Ci sono delle precauzioni da prendere quando si prenota online? Assolutamente. È fondamentale verificare la credibilità del sito web o della piattaforma prima di effettuare qualsiasi pagamento. Cerca opzioni di pagamento sicure e leggi attentamente i termini e le condizioni. È inoltre consigliabile acquistare un'assicurazione di viaggio per proteggersi da circostanze impreviste. Grazie per il consiglio. La verifica della credibilità del sito web, la garanzia di opzioni di pagamento sicure e la stipula di un'assicurazione di viaggio sono aspetti importanti della prenotazione online. Mi assicurerò di essere diligente in queste aree. C'è qualcos'altro che dovrei prendere in considerazione? Un'altra cosa da considerare è confrontare i prezzi su più piattaforme. Siti web diversi possono offrire offerte diverse, quindi è utile esplorare varie opzioni prima di prendere una decisione definitiva. Inoltre, non esitate a contattare l'assistenza clienti in caso di domande o dubbi. Questo è un ottimo punto. Il confronto dei prezzi su piattaforme diverse mi consente di prendere una decisione informata e potenzialmente di trovare offerte migliori. Mi prenderò il tempo necessario per effettuare ricerche e confronti prima di effettuare qualsiasi prenotazione definitiva. Grazie per tutte le tue intuizioni. Siete i benvenuti. Sono lieto di aver potuto aiutare. Ricorda che tu decida di affidarti a piattaforme online o a un'agenzia di viaggi, la chiave è pianificare in anticipo, rimanere informato e fare scelte adatte alle tue preferenze e al tuo budget. Goditi la pianificazione delle tue vacanze. Grazie, apprezzo la tua guida e il tuo supporto. Sono entusiasta di iniziare il mio viaggio di pianificazione delle vacanze e di trovare le migliori offerte. Ti auguro una vacanza memorabile e ben pianificata. Fino alla nostra prossima conversazione. Lezione 16. Creare un impatto positivo.
Ciao Anna, ho riflettuto sull'impatto positivo che ho avuto sull'azienda. È importante lottare per il miglioramento continuo, vero? Ciao John. Assolutamente. Riflettere sui nostri risultati e sui cambiamenti positivi che abbiamo apportato all'azienda può essere motivante. È essenziale riconoscere il valore dei nostri contributi e continuare a cercare la crescita. Non potrei essere più d'accordo. Riconoscere i nostri risultati aiuta a rafforzare la nostra fiducia e ci incoraggia a fissare nuovi obiettivi. È un'ottima strategia per lo sviluppo personale e professionale. Sicuramente. Celebrare i nostri successi e sfruttarli come trampolini di lancio per la crescita futura è un approccio potente. Ci consente di sfruttare i nostri punti di forza e avere un impatto ancora maggiore. Questa è un'ottima prospettiva. Costruire sui nostri punti di forza è una componente chiave della crescita personale e professionale. Ci consente di fare progressi continui e di contribuire positivamente al successo dell'azienda. Assolutamente. Concentrandoci sui nostri punti di forza e sfruttandoli nel nostro lavoro, possiamo fare una differenza significativa. Si tratta di massimizzare il nostro potenziale e trovare modi per aggiungere valore. Sono completamente d'accordo. Massimizzare il nostro potenziale e aggiungere valore al nostro lavoro è fondamentale. Ci consente di avere un impatto positivo e contribuire al successo complessivo dell'azienda. Sicuramente. Il contributo di ogni individuo gioca un ruolo significativo nel successo dell'azienda. Quando puntiamo all'eccellenza e diamo il meglio di noi stessi, si crea un impatto positivo collettivo. Hai assolutamente ragione. Quando tutti in azienda si impegnano per raggiungere l'eccellenza e si concentrano sull'avere un impatto positivo, si crea una cultura del successo e si fa avanzare l'organizzazione. Precisamente. Una cultura che valorizza il miglioramento continuo e riconosce l'impatto positivo dei propri dipendenti favorisce l'innovazione e la crescita. Per le aziende è importante coltivare un ambiente di questo tipo. Non potrei essere più d'accordo. Promuovere una cultura del miglioramento continuo e riconoscere l'impatto positivo dei dipendenti è una situazione vantaggiosa per tutti. Ne traggono vantaggio sia l'azienda che le persone coinvolte. Assolutamente. È una relazione simbiotica in cui l'azienda prospera grazie al contributo dei suoi dipendenti e i dipendenti crescono e si sviluppano in un ambiente favorevole e riconoscente. Ben detto. Quando sia l'azienda che i suoi dipendenti traggono beneficio dal successo reciproco, si crea un ciclo positivo di crescita e risultati. È una testimonianza dell'importanza di avere un impatto positivo. Infatti, avere un impatto positivo non è solo vantaggioso per l'azienda, ma anche gratificante a livello personale. Ci consente di lasciare un'impressione duratura e di contribuire in modo significativo al nostro percorso professionale. Grazie per aver condiviso le tue opinioni. Riflettere sull'impatto positivo che produciamo e lottare per il miglioramento continuo è una mentalità preziosa da coltivare. Ecco come avere un impatto ancora maggiore in futuro. Fino alla nostra prossima conversazione. Lezione 17. Opzioni di pagamento. Ciao Anna, stavo cercando di provare un nuovo ristorante. Sai se accettano carte di credito o solo contanti? Ciao John. Questa è un'ottima domanda. È sempre una buona idea controllare le opzioni di pagamento accettate prima di visitare un nuovo posto. Lascia che lo scopra per te. Grazie, apprezzo il tuo aiuto. È importante sapere in anticipo se devo portare contanti o se posso usare comodamente la mia carta di credito.
Siete i benvenuti. Ho appena controllato e accettano sia carte di credito che contanti. Quindi, hai la flessibilità di scegliere il tuo metodo di pagamento preferito. Questa è un'ottima notizia. Avere la possibilità di utilizzare carte di credito o contanti mi offre maggiore comodità e flessibilità. È sempre bello avere delle scelte. Assolutamente. Avere più opzioni di pagamento consente una transazione più fluida e conveniente. È buona norma che le aziende soddisfino preferenze diverse. Sono d'accordo accettando sia carte di credito che contanti. Il ristorante accoglie una gamma più ampia di clienti e rende la loro esperienza culinaria più comoda. Sicuramente. L'accettazione delle carte di credito è particolarmente vantaggiosa per i clienti che preferiscono non portare contanti o avere un importo limitato a portata di mano. Fornisce un modo sicuro e conveniente per effettuare pagamenti. Questo è vero, le carte di credito offrono maggiore sicurezza e convenienza. Inoltre, consentono ai clienti di tenere traccia delle proprie spese e guadagnare premi o cashback sui propri acquisti. Assolutamente. Le carte di credito possono offrire vantaggi aggiuntivi, come programmi di premi e protezione degli acquisti. È importante utilizzarle in modo responsabile e saldare il saldo in tempo. Sono completamente d'accordo. L'uso responsabile delle carte di credito è fondamentale per massimizzare i vantaggi ed evitare debiti inutili. È importante rimanere aggiornati sui pagamenti e gestire le spese con saggezza. Una gestione finanziaria saggia è essenziale. È sempre una buona idea preventivare e pianificare le spese, indipendentemente dal metodo di pagamento scelto. Essere consapevoli delle spese aiuta a mantenere la stabilità finanziaria. Questo è un ottimo consiglio. Il budget e la pianificazione sono fondamentali per mantenere la stabilità finanziaria e prendere decisioni informate. È un'abilità preziosa da sviluppare e mettere in pratica. Assolutamente. Lo sviluppo di buone abitudini finanziarie e l'assunzione di decisioni informate sui metodi di pagamento contribuiscono al benessere finanziario generale. È un aspetto essenziale della finanza personale. Non potrei essere più d'accordo. Essere consapevoli delle nostre scelte finanziarie e comprendere le diverse opzioni di pagamento a nostra disposizione ci consente di prendere decisioni informate e gestire le nostre finanze in modo efficace. Ben detto. Prendere decisioni informate sui metodi di pagamento fa parte della nostra responsabilità finanziaria. Ci assicura un'esperienza fluida e conveniente, tenendo conto anche dei nostri obiettivi finanziari. Grazie per le tue intuizioni. Le tue informazioni sulle opzioni di pagamento del ristorante e sull'importanza della responsabilità finanziaria sono preziose. Lo terrò a mente mentre pianifico la mia visita. Fino alla nostra prossima conversazione. Lezione 18. Esperienze locali. Ciao Anna, hai mai avuto un'esperienza memorabile durante i tuoi viaggi? Hai provato qualche specialità locale che ha lasciato un'impressione duratura? Ciao John. Assolutamente. Viaggiare offre incredibili opportunità di vivere esperienze uniche e memorabili. Provare le specialità locali è uno dei modi migliori per immergersi nella cultura e creare ricordi duraturi. Questo è affascinante. Credo che provare il cibo locale sia una parte essenziale dell'esplorazione di un posto nuovo. Ci permette di entrare in contatto con la cultura locale e di assaporare sapori autentici. Sicuramente. Il cibo è un linguaggio universale che unisce le persone. Provare piatti locali non solo soddisfa le nostre papille gustative,
ma apre anche le porte alla comprensione delle tradizioni e dei costumi di un luogo. Non potrei essere più d'accordo. È il modo perfetto per esplorare il patrimonio culinario di una destinazione. Gli ingredienti e le tecniche di cottura locali spesso creano sapori unici e deliziosi. Assolutamente. Ogni regione ha i suoi tesori culinari e provarli aggiunge una nuova dimensione alle nostre esperienze di viaggio. È come imbarcarsi in una deliziosa avventura. Sembra eccitante. Hai qualche specialità locale specifica che hai provato e apprezzato? Sono curioso di conoscere le tue avventure culinarie. Oh, certamente. Durante il mio viaggio in Thailandia ho avuto l'opportunità di provare l'autentico Pad Thai, un popolare piatto locale. La combinazione di sapori, dalla piccantezza del tamarindo alla freschezza delle erbe aromatiche, era semplicemente incredibile. Sembra incredibile. Il Pad Thai è un classico piatto thailandese noto per i suoi sapori vivaci. È affascinante come un singolo piatto possa catturare l'essenza delle tradizioni culinarie di un paese. Assolutamente. È come un ambasciatore culinario che rappresenta la diversità e la ricchezza di una cultura. Provarlo mi ha fatto apprezzare l'abilità e l'abilità artistica necessarie per creare tali sapori. Meraviglioso. Esplorare le cucine locali non solo ci introduce a nuove sensazioni gustative, ma ci insegna anche la storia e il patrimonio di un luogo. È una festa per i sensi e per la mente. Sicuramente. Il cibo è profondamente intrecciato con l'identità e la storia di un luogo. Sperimentando le specialità locali, acquisiamo una comprensione più profonda delle tradizioni locali e delle persone dietro i piatti. Sono completamente d'accordo. È come fare un viaggio tra i sapori e le storie di una destinazione. Ogni boccone porta con sé un pezzo di cultura e lascia un'impressione duratura. Precisamente. Ecco perché cerco sempre di provare le specialità locali ovunque io vada. È un'occasione per creare ricordi preziosi e entrare in contatto con il cuore e l'anima di un luogo. Grazie per aver condiviso le tue esperienze. Le tue storie sulla degustazione delle specialità locali mi hanno ispirato a esplorare le delizie culinarie dei luoghi che visito. Sono entusiasta di intraprendere le mie gustose avventure. Fino alla nostra prossima conversazione. Lezione 19. Alimentazione sana. Ciao Anna, stai anche controllando la tua dieta? Ultimamente ho cercato di fare scelte più salutari. Ciao John. Assolutamente. Prendersi cura della propria salute è importante e un modo per farlo è prestare attenzione a ciò che mangiamo. Mi sto anche sforzando di mangiare in modo più sano e di ridurre gli alimenti trasformati. È bello sentirlo. Gli alimenti trasformati possono essere convenienti, ma spesso mancano dei nutrienti di cui il nostro corpo ha bisogno. È importante concentrarsi su cibi integrali e non trasformati per una dieta equilibrata. Sicuramente. Gli alimenti integrali ci forniscono vitamine, minerali e fibre essenziali, mentre gli alimenti trasformati sono in genere ricchi di zuccheri aggiunti, grassi malsani e ingredienti artificiali. È importante dare la priorità alle opzioni ricche di nutrienti. Non potrei essere più d'accordo. Scegliendo cibi ricchi di nutrienti, nutriamo il nostro corpo e sosteniamo il nostro benessere generale. Si tratta di fare scelte consapevoli per uno stile di vita più sano. Assolutamente. Non si tratta di diete restrittive o privazioni, ma piuttosto di trovare un approccio equilibrato che funzioni per noi.
Si tratta di nutrire il nostro corpo gustando allo stesso tempo i cibi che amiamo. Questa è un'ottima prospettiva. Si tratta di trovare un modo sostenibile e piacevole per mangiare sano. Si tratta di apportare piccole modifiche nel tempo che possono avere un grande impatto sulla nostra salute. Precisamente. Piccoli cambiamenti possono portare a miglioramenti significativi della nostra salute generale. Si tratta di apportare aggiustamenti graduali e costruire abitudini sane che durino nel tempo. Sono completamente d'accordo. Costruire abitudini sane richiede tempo e costanza. È importante essere pazienti con noi stessi e concentrarci sul progresso piuttosto che sulla perfezione. Assolutamente. Il progresso è ciò che conta di più. Ogni passo che facciamo verso una dieta più sana è un passo verso una vita migliore e più vivace. Questo è stimolante. Fare scelte alimentari più sane non solo giova alla nostra salute fisica, ma ha anche un impatto positivo sul nostro benessere mentale ed emotivo. È un approccio olistico alla cura di sé. Sicuramente. Le nostre scelte alimentari influiscono su ogni aspetto della nostra vita. Quando alimentiamo il nostro corpo con cibi nutrienti, ci sentiamo più energici, concentrati e pronti per affrontare la giornata. Non potrei essere più d'accordo. È incredibile come il cibo possa influenzare il nostro benessere generale. Ci ricorda che ciò che mangiamo è importante e ha un profondo impatto sulla nostra salute. Lezione 20. Noleggio auto. Ciao Anna, devo viaggiare la prossima settimana. Sembra ragionevole. Posso prenotare un'auto per il mio viaggio? Ciao John. Assolutamente. Noleggiare un'auto può essere un'opzione comoda e flessibile per i tuoi viaggi. Posso aiutarti in questo. Dove viaggerai? Mi recherò a Los Angeles. Ho alcune riunioni e vorrei esplorare la città durante il mio tempo libero. Avere una macchina mi darebbe la libertà di muovermi facilmente. È un'ottima idea. Avere un'auto ti renderà sicuramente più facile spostarti ed esplorare diverse parti della città. Permettimi di verificare la disponibilità e le opzioni per te. Grazie, apprezzo il tuo aiuto. Sto cercando un'auto compatta o di medie dimensioni che sia efficiente nei consumi. Hai qualche consiglio? Certo, posso sicuramente aiutarti a trovare un'auto che soddisfi le tue preferenze. L'efficienza del carburante è una buona considerazione, soprattutto per i viaggi più lunghi. Permettimi di controllare le opzioni disponibili per te. Sarebbe fantastico. Inoltre mi serve l'auto per circa una settimana. Puoi farmi sapere le tariffe di noleggio e gli eventuali costi aggiuntivi di cui dovrei essere a conoscenza? Certo, ti fornirò tutte le informazioni necessarie. È importante essere consapevoli di eventuali costi aggiuntivi, come la copertura assicurativa o i limiti di chilometraggio. Mi assicurerò di fornirti un preventivo completo. Grazie, apprezzo la tua attenzione ai dettagli. Inoltre, sai se ci sono requisiti o documenti specifici che devo portare al momento del ritiro dell'auto? Assolutamente. In genere, avrai bisogno di una patente di guida valida, una carta di credito per il deposito del noleggio e una prova dell'assicurazione. È sempre una buona idea verificare i requisiti specifici con la società di noleggio, poiché possono variare. Questo è buono a sapersi. Mi assicurerò di avere tutti i documenti necessari pronti. Una volta che avrò ricevuto i dettagli e le tariffe, finalizzerò la prenotazione. Sembra un piano.
Raccoglierò tutte le informazioni e te le invierò via email. Se hai ulteriori domande o hai bisogno di assistenza, non esitare a contattarmi. Grazie mille. La tua assistenza è molto apprezzata. Mi sento più sicuro sapendo di avere il tuo supporto nell'organizzazione del noleggio auto per il mio viaggio. Lezione 21. Suggerimenti e consigli di viaggio. Ciao Anna, ho appena letto un consiglio di viaggio intelligente che non vedo l'ora di provare nel mio prossimo viaggio. Hai altri consigli per viaggiare? Ciao John. Mi piacerebbe sentire il consiglio intelligente che hai trovato. E sì, ho qualche altro consiglio di viaggio nella manica. Scambiamoci consigli. Quindi, il consiglio che ho trovato suggerisce di arrotolare i vestiti invece di piegarli per risparmiare spazio nella valigia. Sembra un'idea pratica. Questo è un ottimo consiglio. Arrotolare i vestiti non solo consente di risparmiare spazio, ma aiuta anche a ridurre al minimo le rughe. Anch'io uso sempre questa tecnica. È bene sapere che si tratta di un metodo collaudato. Quali altri consigli hai per rendere più comodo il viaggio? Uno dei miei migliori consigli è quello di mettere in valigia un piccolo kit da viaggio con elementi essenziali come shampoo, dentifricio e crema idratante. Risparmia spazio e ti assicura di avere ciò di cui hai bisogno. È un'idea intelligente. È molto più comodo che trasportare bottiglie di dimensioni standard. Includerò sicuramente un kit da viaggio nella mia lista di imballaggio. Un altro consiglio è quello di avere una fotocopia di documenti importanti come il passaporto e l'assicurazione di viaggio. Conservali separati dagli originali in caso di smarrimento o furto. È una precauzione preziosa. Mi assicurerò che le copie siano conservate al sicuro nel mio bagaglio. È sempre meglio essere preparati a situazioni inaspettate. Assolutamente. Essere preparati può farti risparmiare un sacco di stress e problemi. Oh, e non dimenticate di mettere in valigia un adattatore universale per i vostri dispositivi elettronici. Buon punto. Paesi diversi hanno diversi tipi di prese di corrente, quindi un adattatore universale mi assicurerà di poter caricare i miei dispositivi ovunque. Esattamente. È un piccolo oggetto che può fare una grande differenza per rimanere connessi e ricaricati durante i viaggi. Apprezzo tutti questi consigli di viaggio. Sono pratici e renderanno sicuramente i miei viaggi più piacevoli e privi di stress. Siete i benvenuti. Sono lieto che li trovi utili. Viaggiare dovrebbe essere un'avventura emozionante e questi suggerimenti possono migliorare la tua esperienza. Questo è vero, non vedo l'ora di applicare questi suggerimenti ed esplorare nuovi posti con facilità. Grazie ancora. Nessun problema, divertitevi durante il vostro prossimo viaggio. Viaggia sicuro e goditi ogni momento. Lo farò. Ti ringrazio, mi assicurerò di condividere le mie esperienze quando tornerò. Fino ad allora, abbi cura di te.